Antartide. Ghiacci millenari dove l'uomo ha cominciato da poco a mettere piede. Mentre sugli altri continenti la nostra specie è presente da decine di migliaia di anni, qui i primi insediamenti umani sono iniziati solo da pochi decenni. Per questo l'Antartide è un luogo unico sul pianeta, il solo dove la storia del rapporto tra l'uomo e la natura potrebbe essere scritta in un modo nuovo, cominciando quasi da zero. La società tecnologica è davvero incompatibile con il rispetto dell'ambiente? Se altrove la risposta è viziata dai troppi errori del passato, l'Antartide offre all'uomo, forse, l'ultima prova d'appello. Su un continente grande quasi 2 volte l'Europa, 5.000 persone lavorano durante l'estate ripartite in 70 basi, appartenenti a 22 nazioni. Un terzo di questi insediamenti si trovano nella penisola antartica, la parte più settentrionale del continente. Appena a sud di Capo Horn, 500 miglia di oceano tempestoso separano la penisola dal Sud America. È qui che nel secolo scorso i cacciatori di foche hanno scoperto per primi l'Antartide. Nel febbraio del 1988, un veliero di 16 metri, il Pelagic, ha percorso lo stesso itinerario per vedere cosa succede oggi nella penisola antartica. Non è vero che l'Antartide sia solo una distesa di ghiaccio desolato e con condizioni di temperatura estreme. Alcune parti dell'Antartide sono molto diverse da come la gente si immagina il continente. Qui, per esempio, in penisola antartica, le coste sono molto movimentate, ci sono catene di montagne alte 1000-1500 metri, qualcuna arriva anche a 2005, e c'è una serie di arcipelaghi e di isole che contornano questa penisola lunga 1500 chilometri. A differenza della penisola antartica, il 98% del continente è coperto dal ghiaccio, il che permette alla fauna di vivere solo lungo le coste o nell'oceano, unica fonte di nutrimento per tutti gli animali dell'Antartide. Questo è dunque fondamentalmente un ecosistema marino, ma dalle caratteristiche molto peculiari. Le foche, per esempio, sono più di 40 milioni, i 2/3 di tutte le foche del pianeta. Ma le specie presenti sul continente sono solo 6, un numero molto ridotto. 40 sono le specie di uccelli. Oltre agli stercorari, ai cormorani e a una trentina di uccelli marini, vi sono 100 milioni di pinguini, distinti in sole 6 specie. Lo stesso vale per i pesci antartici, che sono poco più di 100. Pochissimi se paragonati alle decine di migliaia identificati negli altri mari. Malgrado il numero elevato di capi, l'Antartide è il continente con il minor numero di specie. Un ecosistema poco differenziato è un ecosistema fragile e più esposto al rischio. Le connessioni tra le specie sono spesso molto strette e un elemento negativo importante può in certi casi ripercuotersi sull'intero sistema. Se nei prossimi decenni la specie uomo aumenterà la propria presenza in questo ambiente, dovrà tenere conto di questo rischio evitando di ripetere gli errori del passato. La storia del nostro rapporto con le risorse dell'Antartide non comincia proprio da zero. All'inizio del secolo scorso, la foca da pelliccia è stata cacciata così intensamente da risultare quasi estinta in pochi anni lungo la penisola. Ci è voluto più di un secolo perché la specie gradualmente si riprendesse da quello sterminio. In misura minore, anche la foca elefante è stata cacciata per il suo grasso e ha rischiato un destino simile. I danni maggiori, comunque, li hanno subiti i grandi cetacei. In meno di un secolo, la caccia alle balene ha minacciato molte specie. Queste megattere sono ridotte al 3% della popolazione originaria. Solo da qualche anno la caccia è stata sospesa. Le megattere, tuttavia, si riprenderanno solo se le specie concorrenti non avranno preso il loro posto nella catena alimentare. Negli oceani antartici si sono commessi anche errori più recenti. Alla fine degli anni 70, attorno alla Georgia australe, la pesca industriale ha dimezzato la quantità del pesce. Alcune specie sono state ridotte del 95%, cioè ben oltre la loro capacità di ripresa. Il krill è un gamberetto che potrebbe diventare una fonte importante per l'alimentazione umana nel 2000. Nei mari antartici è abbondantissimo e secondo alcuni studiosi il prelievo per l'uomo non inciderebbe sulla popolazione totale. Altri raccomandano invece cautela, perché il krill è al centro delle catene alimentari di quasi tutta la fauna dell'Antartide. Un intervento sbagliato su questa specie potrebbe ripercuotersi sull'intero ecosistema. Le più interessanti risorse antartiche sembrano essere quelle minerarie. Lo sfruttamento dei metalli e del petrolio dovrebbe tuttavia fare i conti con una calotta di ghiaccio spessa mediamente quasi 2000 metri.
Ogni inverno, inoltre, una grande estensione di mare gela intorno al continente, raddoppiandone la superficie. D'estate la banchisa si scioglie e si frammenta mescolandosi agli enormi blocchi di ghiaccio d'acqua dolce che precipitano in mare dalle coste. Si formano così gli iceberg, il principale pericolo per la navigazione. Le navi da trasporto, ma anche eventuali terminali e piattaforme petrolifere, sarebbero esposti a una minaccia continua. Anche senza le insidie degli iceberg e delle frequenti tempeste dell'Antartide, durante le trivellazioni e i trasporti petroliferi si è purtroppo dimostrata inevitabile una certa frequenza di incidenti, spesso dovuti a errori umani. Le conseguenze si sono rivelate talvolta disastrose per i mari e le coste. Il naufragio della Torrey Canyon, che riversò nella Manica centinaia di migliaia di tonnellate di petrolio, è un esempio, purtroppo non unico, delle catastrofi ambientali possibili legate alle attività minerarie. Le piattaforme e i terminali petroliferi vanno soggetti ad incidenti, nonostante l'esperienza che si sta accumulando nel gestire queste installazioni in mari freddi e tempestosi come quello del nord. Eventuali estrazioni petrolifere in Antartide interesserebbero principalmente i mari costieri. Oltre che all'errore umano, le piattaforme sarebbero esposte anche alle insidie dei ghiacci. In altre parole, è ragionevole aspettarsi che quello che è già accaduto altrove possa accadere anche in Antartide quando cominciassero le attività petrolifere. Ciò che è difficile prevedere sono le conseguenze ambientali degli incidenti e la fattibilità e i costi degli eventuali rimedi. Se già non è facile ripulire dal petrolio le coste della Cornovaglia o della Bretagna, chi sarebbe in grado di fare lo stesso in Antartide? Quanto più a lungo durerebbe l'inquinamento in un clima così freddo e quanto più vulnerabile sarebbe un ecosistema particolarmente a rischio come quello antartico? Anche l'eventuale sfruttamento dei minerali solidi potrebbe alterare l'ambiente, richiedendo pesanti sistemi di estrazione, immagazzinamento e trasporto. L'inizio di un'era industriale in Antartide moltiplicherebbe la presenza umana, quindi l'impatto ambientale delle abitazioni e dei servizi. Qualcuno ritiene che già oggi certe basi compromettano l'integrità dell'ambiente, pur ospitando pochi ricercatori e tecnici, cioè persone consapevoli e motivate principalmente da interessi di studio. Che cosa accadrebbe quando l'Antartide fosse anche abitata dagli addetti alle estrazioni minerarie, attirati principalmente dall'incentivo economico? Senz'altro si moltiplicherebbero insediamenti simili a quelli della base statunitense di McMurdo. Con i suoi 1500 abitanti, la base è oggi una vera piccola città, il cui impatto ambientale, tutt'altro che trascurabile, è stato spesso oggetto di critiche e di inchieste. Pur su scala minore, basi più piccole come quella britannica di Faraday devono affrontare gli stessi problemi. Alcuni rifiuti tossici, come queste pile scariche o gli oli lubrificanti usati, devono essere rimossi dall'Antartide con le nostre navi. Anche i residui chimici del nostro laboratorio fotografico, circa 250 litri all'anno, vengono raccolti e portati via dal continente. Per i nostri generatori di corrente, che stanno proprio qui dietro, usiamo 150 tonnellate di gasolio all'anno, il che significa una notevole quantità di lubrificanti usati. Proprio ora stiamo mettendo in funzione un collettore e maceratore dei liquidi di cucina e dei servizi che prima venivano espulsi in mare senza trattamento. Le basi più grandi stanno dotandosi di inceneritori. In quelle più piccole, invece, la spazzatura, plastica compresa, viene bruciata ogni giorno in riva al mare. I gas residui di queste pur limitate combustioni vanno ad aggiungersi a quelli prodotti dagli elettrogeneratori a gasolio e, per quanto poco, finiscono per interagire con una parte della fauna antartica. Migliaia di tonnellate di combustibili vengono bruciati ogni anno in Antartide, non solo per produrre calore e energia elettrica, ma anche per trasportare uomini e mezzi.
I cani da slitta dei primi esploratori sono ormai stati sostituiti dai vari tipi di mezzi meccanici che richiedono il trasporto, la conservazione e l'uso in Antartide di quantità sempre maggiori di carburante. Già nel 1957, a meno di 50 anni dalle imprese di Amundsen e di Scott, l'intero continente è stato attraversato dalla spedizione Hilary Fuchs, con grandi trattori cingolati. Come nel resto del mondo, anche in Antartide le distanze si sono rapidamente accorciate con l'impiego sistematico del trasporto aereo. Oggi numerose basi sono approvvigionate principalmente o esclusivamente in questo modo. Insieme agli aerei in grado di atterrare anche su brevi piste di ghiaccio, l'elicottero fornisce al personale antartico una mobilità che si estende per decine di chilometri intorno alle basi terrestri o alle navi polari che operano lungo le coste. La relativa accessibilità dei trasporti aerei ha già aperto le porte dell'Antartide al turismo. Uno dei punti di sbarco è l'aeroporto cileno dell'isola King George, lungo la penisola antartica. Sono già migliaia i visitatori che a caro prezzo si sono concessi l'emozione di passare qualche giorno tra le colonie di foche o di pinguini. Ma c'è anche chi il tempo l'ha forzatamente trascorso rintanato in un piccolo albergo in attesa che cessasse una tempesta di neve. All'inizio degli anni '80, 10.000 turisti avevano già sorvolato l'Antartide e più di 20.000 erano sbarcati sul continente da navi o da aerei. Per quanto più impegnativo e rischioso, anche quello nautico può considerarsi una forma di turismo. Negli ultimi 20 anni, alcune decine di yacht a vela hanno raggiunto le coste antartiche. In molti casi questi velieri sono impiegati da piccole spedizioni alpinistiche o scientifiche, in quanto sono il mezzo più accessibile per garantirsi una totale autonomia lungo le coste del continente. Grazie ai costi contenuti e alla loro grande mobilità, con alcuni di questi velieri sono state svolte indagini anche per qualche organismo antartico, come quello britannico, oppure per università e centri di ricerca. È il caso del lavoro svolto nella penisola antartica dai velieri Basile e Pelagiche. Grazie ad esso sono state scoperte nei licheni della regione tracce di sostanze inquinanti organoclorurate come i PCB, DDT e altri pesticidi, che raggiungono l'Antartide dagli altri continenti, probabilmente per via atmosferica. L'indagine fa parte di un programma di ricerca condotto su scala globale dal gruppo di lavoro sulle aree remote delle università di Siena e di Milano. Si è constatato che alcuni vegetali possono essere impiegati come indicatori biologici della contaminazione dell'aria. I livelli così calcolati sono comparabili a quelli ottenuti con tecniche più laboriose, che impiegano pompe e filtri per raccogliere e concentrare gli inquinanti dell'atmosfera. Numerose spedizioni hanno collaborato a questo programma di ricerca prelevando campioni nei luoghi più remoti e inaccessibili. In entrambe le regioni polari, sulle montagne più alte di diversi continenti e su alcune isole oceaniche, sono stati così raccolti dati preziosi sui livelli minimi di contaminazione del pianeta. Essendo il più isolato e il meno abitato dei continenti, l'Antartide è un luogo privilegiato per questi studi. Presso molte stazioni scientifiche vengono raccolte informazioni sul suo grado di inquinamento, che è presumibilmente il più basso misurabile sulla Terra. Ciononostante, alcuni prodotti chimici si stanno diffondendo nell'ecosistema antartico da più di 30 anni. Pesticidi e altri contaminanti sono stati rilevati nei mammiferi, negli uccelli, nei vegetali e nei ghiacci antartici. È stato calcolato che già nel 1974 2000 tonnellate di DDT si erano depositate sull'intero continente. Vediamo così che l'impatto delle attività umane sull'ambiente antartico deriva anche da operazioni svolte sugli altri continenti, come l'uso massiccio di pesticidi in agricoltura.
Grazie agli antiparassitari, la qualità e la resa dei nostri raccolti sono senz'altro migliorate. In pratica, però, l'intero pianeta ne risulta contaminato. Come già avvenne per i pesticidi trovati nei pinguini, le ricerche svolte in Antartide hanno recentemente rilevato un altro guasto planetario provocato dall'uomo. Si tratta della progressiva riduzione della fascia di ozono che protegge la Terra dalla parte nociva delle radiazioni solari. Nella base britannica di Faraday, lo spessore dell'ozono viene registrato con questo strumento. Gli americani, grazie a immagini scattate da satelliti artificiali e aeroplani, hanno ottenuto fotografie come questa che illustra con differenti colori il buco nell'ozono sopra l'Antartide. La macchia bianca indica il punto dove c'è meno ozono. Per ora si ritiene che questo fenomeno sia dovuto principalmente ai clorofluorocarburi impiegati nelle bombolette spray, in alcuni prodotti plastici e negli impianti refrigeranti. I dati sull'ozono vengono raccolti dagli elaboratori e confrontati con l'evoluzione dei fenomeni meteorologici. Questi e altri dati scientifici vengono scambiati tra i ricercatori delle 22 nazioni del sistema del Trattato Antartico, una sorta di governo del continente. Anche se ha fruttato all'Antartide 30 anni di pace e di cooperazione, il sistema è oggi oggetto di alcune critiche. Quasi un centinaio di paesi in via di sviluppo ne hanno chiesto lo smantellamento. Insistono perché il continente sia gestito direttamente dalle Nazioni Unite. C'è inoltre chi considera insufficiente l'attuale politica ambientale e propone che l'Antartide diventi un parco mondiale specialmente protetto. È un punto di vista sostenuto principalmente da Greenpeace, l'associazione che dal 1986 conduce in Antartide una serie di campagne di controllo ambientale. Per incontrare la nave di Greenpeace, il Pelagic ha lasciato le coste della penisola antartica e ha fatto rotta sull'isola Deception, nell'arcipelago delle Shetland australi. I governi che controllano l'Antartide hanno negoziato un regime legale di sfruttamento delle risorse minerarie. Qualora questo accordo entrasse in vigore, vedremmo presto iniziare le prospezioni e le estrazioni. Greenpeace è convinta che se si permetterà lo sfruttamento delle risorse minerarie, ciò segnerà la fine dell'integrità dell'ambiente antartico. Per avvalorare questa convinzione, Greenpeace si è autoincaricata di fare ciò che finora nessun organismo internazionale aveva fatto, cioè di controllare quali misure siano davvero in atto per ridurre l'impatto ambientale delle basi antartiche. Per sostenere la proposta del Parco Mondiale dell'Antartide, Greenpeace ha effettuato clamorose azioni dimostrative e installato una propria stazione permanente poco lontano dalla base di McMurdo sull'isola di Ross. I primi anni 90 saranno probabilmente cruciali per il futuro dell'Antartide. L'uomo del prossimo secolo sarà altrettanto brutale con la natura come lo è stato finora sugli altri continenti? L'Antartide è l'ultima prova d'appello che resta alle prossime generazioni per rispondere a questa domanda. È anche l'unico luogo al mondo dove già da 30 anni la formula della cooperazione e del disarmo si è dimostrata praticabile. Proprio tra questi ghiacci si sta forse costruendo l'unica strada percorribile per il futuro del pianeta, cioè la rinuncia alle tecnologie e ai consumi che danneggiano l'ambiente e all'uso delle armi. L'uomo che sbarca oggi su questi ghiacci con tutto il peso della propria tecnologia dovrà finalmente imparare a limitarne gli effetti distruttivi.
Se vi riuscisse, dal futuro assetto dell'Antartide potrebbe giungere una lezione per il futuro dell'intero pianeta.